Allora, vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Questo è il test. Innanzitutto YouTube. Scusatevi ragazzi, ma siccome sono le prime live che torno a fare, dopo un po', che è un bel po' che non le faccio, voglio vedere se funziona tutto bene. Quindi adesso vado un po' su YouTube e vediamo se la live funziona. Ok, live, sono live. Benissimo. Benissimo. Salva, impostazioni, personalizzazione, chat live, riproduzione chat live. Si può fare? Sì, bello. Chi può inviare messaggi? Bellissimo. Che bello questo, non lo sapevo. Dettagli, ottimo, è tutto ok. Intanto metto la live con questa cosa. Vediamo se si sente. Perfetto, si sente. Benissimo, quindi posso anche vedere la chat. Eccoti qua. Come state? Allora adesso vediamo su Twitch perché vi ricordo che ho aperto il canale Twitch. Ho aperto il canale Twitch e probabilmente questo, siccome l'altra volta ho fatto la prima live, ma non sapevo come salvare i video direttamente sul Hall, sulla piattaforma. Questa è un po' la prima live eh, su Twitch, ecco. Quindi vediamo un po' come va. Fine, ok. In teoria va anche qua. Non so se si sente. Si sente? Perfetto. Perfetto, si sente. Ci siamo. Ica, Marti, Matteo, eccoci qua. Perdonatemi, stavo un attimo testando tutte le varie impostazioni della live, ma adesso ci sono, ci sono. Come state? Tutto a posto? Come state? Sto ancora cercando un attimo di capire alcune cose, però in teoria adesso dovrebbe funzionare tutto bene. Posso aggiungere qua la chat. Eccola qua. Eccoti. Come state? Tutto a posto? Ciao Ica. Come state ragazzi? Ho appena finito la live su TikTok, quindi tutto bene. Marti, bene bene, tu come stai? Tutto a posto, te come stai? Allora, io tutto bene ragazzi, tutto bene. È un periodo, vi dico la verità, è stato un periodo bello pieno, soprattutto a livello mentale, un periodo dopo il Giappone un po' depresso, un po' giù, un po' brutto. Ogni volta che mi alzavo la mattina avevo un po' questi dubbi, questi pensieri, mi sentivo un po' perso, un po' confuso. Penso che sia anche tanto lo yoga. Da quando sono tornato in India ho iniziato a inserire questo yoga, queste meditazioni molto intense, ogni singolo giorno, un'ora e mezza medito. Diciamo che qualcosa ha fatto un po' un click. E l'altro giorno, un po' come un fiore che sboccia pian piano, mi sono alzato e mi sono sentito proprio libero. Cioè mi sono proprio sentito di dire, ok, mi sono visto arrivare tipo questo mare di pensieri, negativi e non, e è come se fossi volato in aria, avessi visto questi pensieri e ho detto, ma scusa, tutto questo lavoro di consapevolezza che faccio e poi non sono in grado di vedere e usare questa mente, questo corpo come voglio io e li sto usando per farmi del male, e quindi no, ho detto basta. E per un attimo è come se il mio potere interiore fosse un po' aumentato e questo mare di brutti pensieri ho iniziato un po' a gestirlo a mio piacimento e da quel momento lì l'ho reso invece un'esperienza bella e piacevole per me.
E da lì un po' ho fatto un click questa cosa, mi sono proprio accorto, cavoli, questa è la libertà, proprio la consapevolezza, l'essere consci, il poter utilizzare la mia testa, il mio corpo, non in modo compulsivo, ma in modo consapevole, potendo usare quello che voglio. Cioè, come voglio. Marti, non so se è un problema mio, ma si blocca la live. Come si blocca la live? Mi dispiace, cavoli. Matteo! Ma sei un matto! Donazione 3,49 €. Ah, forse ho il... provo a togliere il wifi dal telefono, magari occupa... Matteo, tra l'altro Matteo mi hai donato un sacco anche su TikTok, quindi veramente io non so come ringraziarti per il supporto, per tutto quello che fai. Queste cose più che i soldi in sé sono proprio una sensazione di bellissima di supporto, tipo di sapere che c'è qualcuno là fuori che magari non fai a volte troppe views, non sai bene cosa fare, sei all'inizio, eccetera, eccetera, ma sai che c'è qualcuno che apprezza comunque quello che fai ed è sempre, sempre tanto piacevole. Che bello Marco, finalmente ti rivedo in live, come stai carissimo? Bene, bene, stavo proprio raccontando questa cosa. Sicuramente meglio. Anche io ho cominciato a fare yoga Ashtanga a casa, ovviamente. Ottimo, Ica, ottimo, ottimo. Sono contento, sono contento. Fa veramente, a me ha cambiato la vita. Almeno a me ha cambiato la vita. Scusatemi, sì, se ogni tanto lagga, noto anch'io che sta laggando ogni tanto. E forse dovrei far così. Sì, forse è meglio così. Ecco, adesso dovrebbe andare meglio. Come si fa a ritornare consapevoli? Marti chiede. E Ica risponde, Marti, potresti provare a eliminare i social all'inizio. Sei una persona stupenda, ti meriti molto di più. Troppo gentile, Marti. Allora, in realtà il percorso per la consapevolezza è innanzitutto chiedersi, quindi essere scettici, non credere per forza a quello che gli altri ti dicono, a quello che qualcuno ti dice. Vederci, cercare, diventare un po' un cercatore, cercare la tua verità, cercare la tua realtà. Farti domande, farti tante domande su qualsiasi cosa, iniziare a mettere in dubbio le cose, iniziare a uscire un po' dalla tua testa e guardarti attorno, a vedere il qui e ora com'è e osservarlo. E io penso, perché con me ha funzionato così, la meditazione è proprio l'allenamento migliore per la consapevolezza. Perché è proprio quello, cioè la meditazione è fare silenzio e lasciare che mente e corpo vadano verso una direzione e quindi, scusate, vediamo se riesco a far migliorare questa connessione perché mi dispiace che sia così, cavoli. Sei proprio distante da mente e corpo e quindi quello che sta osservando, quella è la tua consapevolezza. Quindi più lo fai e più è proprio un allenamento. Non c'è un giorno in cui dici ok, ecco, la consapevolezza è arrivata, è più, come dicevo prima, un fiore che sboccia piano piano, è più un giorno ti accorgi e dici, ecco, man mano che ti alleni ad allontanarti un po' dalle tue compulsioni, dalle tue accumulazioni, dai pensieri e li osservi, e più diventi quello. Matteo, perché dai sempre tanto per tutti è un piccolo modo per gratificarti, è giusto così. Grazie Matteo. Via 08, Marco, se devo essere sincero, i tuoi ultimi video non mi piacciono tanto perché li trovo via un po' ripetitivi come contenuti. Comunque rimani sempre uno dei miei youtuber preferiti. Grazie Via 08 del feedback. E in che senso, ti chiedo, per capire, in che senso ripetitivi? Intendi i vlog? Cioè che non ti piacciono i vlog quelli sul Giappone? E in caso, cos'è che non ti piace e cos'è che vorresti vedere di più? Comunque i vlog sono finiti. Ne esco dall'ansia sociale, te l'ho già raccontato, chiedo in caso di ricaduta, anche se speriamo di no. Ah, è vero, sì, 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 sì. Tra l'altro lo leggevo ieri e dicevo, cavoli, sono molto contento.
Comunque no, ricaduta non devi pensarci. Quando fai un gradino magari soffri, però poi indipendentemente che ci stai male o meno di nuovo, comunque sei a un livello diverso. Come vedete la live si vede bene? Si sente bene? Devo cambiare qualcosa? Adesso dovrebbe andare un po' meglio forse con la connessione. Marco, tu sei una persona con più esperienza, ti faccio una domanda un po' personale, problemi personali. Ho lasciato la scuola superiore, secondo te conviene fare le serali oppure direttamente a work? Ho lasciato la scuola superiore, secondo te conviene fare le serali oppure direttamente work? Beh, allora dipende tanto dal motivo per cui le hai lasciate. Matteo, ma te sei un matto. No, Matteo, tu sei matto. 22,99 €. Via. 08, Dio Matteo è completamente impazzito. Sei completamente impazzito. No, vabbè, Matteo, io... Scusatemi, adesso riparto a rispondere alle domande. Mi sono un attimo scioccato. Cioè, veramente... Penso... Allora, innanzitutto non ho mai ricevuto una donazione così. Dire grazie penso che sia scontato e non so nemmeno cosa dire. E mi sento anche in colpa, però grazie. A volte forse ci vuole anche, e a volte anche la cosa giusta saper accettare e essere grati, quindi sono molto grato e ripeto, qualsiasi cosa, se vi serve ragazzi io sono disponibile, quindi magari rispondo lentamente, però rispondo sempre, quindi per qualsiasi cosa ragazzi scrivetemi in privato, io veramente se posso fare qualcosa volentieri. Matteo, io non so cosa dire, sono completamente scosso da tutto ciò. Allora, perdonami, Ica, adesso rispondo. Allora, ehm, dipende perché hai lasciato le serali, cioè perché hai lasciato la scuola superiore e da quello che vuoi fare nella vita. Conta che non c'è una strada vera e propria, ma te la fai un po' tu. E io questo ho fatto tanta fatica e ci ho messo tanto tempo a capirlo. Invece di guardare quello che fanno gli altri e vedere qual è la strada migliore, guarda quello che stai facendo oggi, i tuoi interessi, quello che ti piace, non cercare una passione, quello che ti piace, semplicemente, non pensarci troppo. Segui i tuoi interessi, falli nel migliore dei modi qui e ora e piano piano vedrai che la strada un po' si crea da sola, quindi è incredibile. Non devi preoccuparti. E la stessa cosa con questa domanda. Fatti da solo la domanda, perché io posso risponderti, ma quelle sono domande anche a cui devi prenderti un attimo di spazio, scrivertela e risponderti da solo. E dipende da quello che vuoi fare, dipende che lavoro vuoi fare, dipende se dici in futuro me ne pento o non me ne pento. Io consiglio sempre, finché sei giovane, di studiare perché comunque poi c'è tanto tempo per lavorare, hai tutta la vita. Però se non vuoi farlo in questo momento, cioè lo capisco benissimo, quindi vedi tu. Mi piacerebbe se facessi nuovi video di crescita personale, non solo shorts. Va bene. Ah, tu intendi gli shorts? Ok, ok. Sì, gli shorts... ok. Video di crescita personale, va bene, li farò allora. Sì, la meditazione mi ha aiutato un sacco per la calma. Bravissimo. Sei una bravissima persona, Marco, ti stimo tanto. Samu, sei troppo gentile. Perché il trauma, essendo grande, mi è capitato di ricaderci. Lo so, ma appunto perché sai che ci stai cioè appunto perché sai che ci puoi ricadere, quella è consapevolezza.
Psicologi principalmente, però con la terza media non mi sento al sicuro, soprattutto se voglio andare all'estero. Vai tranquillo. Esatto, ma più che altro non è tanto per... sì, può essere d'aiuto anche per il lavoro, ma è più una questione di quello che vuoi fare tu. E comunque te l'ho detto, per lavorare c'è sempre tempo. Per studiare, insomma, puoi farlo adesso, ma in futuro magari sarà più difficile. Questo è l'unico consiglio che posso dare pratico. Sono anni che ti seguo e mi hai sempre dato e insegnato una marea di cose, quindi grazie a te. Grazie Matteo. Se un giorno ci si vede tutti di persona, un abbraccio grande ve lo do volentieri. Anzi, vi è dovuto. E magari vi offro anche, non so, una pizza. Però Matteo, veramente faccio una foto perché sono scosso. Scusatemi, tra l'altro, se guardo sempre in questa direzione, ma è perché ho il computer. Perché il computer è attaccato alla videocamera in modo tale che posso avere questa qualità un po' migliore. Metto magari qua, così sembra che sto guardando più dritto, magari è meglio. Allora, Manuel dice, a una persona, Marco Delia, a una persona hai affrontato in un certo periodo la procrastinazione? Certo, certo. Ragazzi, non si può, cioè almeno dal mio punto di vista, nessuno nasce perfetto. Anzi, ti dico la verità, prima stai male e soffri e fai tutti quegli errori e prima dovresti trascenderli. Quindi in realtà io, avendo fatto nuoto per tutta la vita, sono cresciuto in piscina, mi sono evitato tanto, tanto, tanto mondo esterno fino ai 18 anni. Dai 18 ho fatto questo boomerang che per 3 anni, tipo, ho fatto veramente tantissimi errori, ho sofferto tantissimo, veramente cose assurde. E quello però mi ha aiutato a uscirne 10 volte meglio e 10 volte prima. Quindi, certo, e dalla procrastinazione in realtà la consapevolezza è sempre la soluzione. Ti accorgi di star procrastinando e quindi dici perché sto procrastinando, voglio continuare a farlo e almeno con me funziona mettermi un sistema, quindi più che una routine o motivazione, mettermi proprio delle abitudini che mi inserisco per evitare la procrastinazione. E se stai procrastinando tanto, probabilmente è qualcosa che non ti piace fare. Quindi magari prova a pensare anche, tornare un passo indietro e chiederti il perché lo stai facendo. Secondo la nostra strada non è già secondo me la nostra strada non è già tracciata, siamo noi che la costruiamo in via via. Esattamente, è esattamente così. Marti, sono anche queste reazioni che ti rendono umile. Ci sono streamer che con le donazioni hanno un rapporto toxic di solito. È bello vedere una persona con gli occhi così felici. Più che felici ero scosso. Però grazie. Al 90%, allora, secondo me, ok. Al 90% voglio fare le serali e poi lavorare part-time. Possibilmente il modello, voglio crescere come persona e conoscere nuove reti e affrontare il mondo. Va benissimo, si può fare, ti consiglio di farlo. Ti consiglio anche il modello, è qualcosa che puoi fare. Allora, non so dove abiti e non so esattamente la tua situazione, ma il modello è qualcosa che puoi fare indipendentemente da tutto. Quindi, secondo me, tienilo comunque come qualcosa che fai, soprattutto agenzie, eventi e moda all'inizio, talent che ti aiutano, ma poi puoi fare anche un altro lavoro part-time, perché conta che il modello, a meno che non abiti a Milano e fai 1000 casting, puoi farlo saltuariamente. Quindi magari se vuoi lavorare anche in pizzeria o fare altro, il modello è una terza cosa extra. Io facevo così. Se vieni in campagna, la pizza te la offro io. Volentieri, volentieri. Vieni qui in Veneto che facciamo il miglior vino d'Italia. Ma io sono veneto, ragazzi. Ah, già dimenticavo che sei di Peschiera. Ecco, Peschiera è in Veneto. Di poco, perché in realtà sono a metà tra Lombardia e Veneto, però sono veneto. Più veneto, diciamo che sono un po' un mezzo. Conta che Peschiera in realtà è super turistica e io non sono neanche al 100%, cioè mia madre non è italiana, è bosniaca. E quindi sono un po' un mix di cose, tra tedeschi, tra bosniaci, tra italiani, tra di tutto e di più, in realtà io sono un mix che non ha un senso. C'è qualche aspetto della tua personalità che vorresti cercare di migliorare e perché? Ciao Matteo. E allora, qualche aspetto che, beh, allora innanzitutto la mia personalità è stata completamente distrutta. Quando ho iniziato a fare meditazione,
quello che era Marco l'ho completamente, cioè non è che l'ho fatto io, è successo che si è dissolto completamente e l'ho dovuto ricostruire piano piano, mattone dopo mattone, in modo consapevole, flessibile soprattutto e aperto. Quindi la mia personalità al momento è un po' frutto di quello che voglio essere, quindi è molto più consapevole. Quindi diciamo che sono molto più consapevole di quello che sto facendo ora. Quindi tempo fa ti avrei detto sì, tantissime cose. Adesso ti direi la mia personalità forse neanche c'è più tanto. Faccio quello che va fatto nel momento in cui sento di doverlo fare. Perdonate l'ignoranza, non ho capito cosa sono le serali, cioè tipo serate in discoteca fino a tardi? No, intende le scuole serali, cioè andare a studiare di sera invece che di mattina. Sono delle scuole diverse da quelle che fai durante le scuole pubbliche normali. Vivo a Brescia, relativamente vicino a Milano. Ah, a Brescia, io sono di Peschiera, quindi... Eccomi Marco, come stai? Ciao Sara, tutto bene, tutto bene. Ti sei persa la donazione più grossa che abbia mai ricevuto. Serali si intende un corso serale per prendersi maturità. Io per scazzi ho abbandonato la scuola, sì esatto. Ecco, hai spiegato benissimo. È una bellissima maglia eterosessuale, grazie mille Proioxis. Questo è stato il mio primo commento su Twitch. Però ha ragione, insomma, è vero. Perché dall'altra volta, se ci siete stati nella live precedente, ho... le live che sto facendo adesso sono anche streamate su Twitch. Però essendo il canale nuovo, tipo, nessuno le sta guardando. È entrato uno, è uscito, mi ha fatto un commento e ha detto questa roba. Ma fa ridere, ci sta. Ci sta, ci sta. Mi fa molto piacere in realtà. È un primo commento, pensa un po'. Di solito non ne ricevo. Allora, tu, Manuel mi chiede, tu che sei modello, ero, però vabbè, ultimamente sto seguendo un percorso di benessere della pelle e a 30 anni sto manifestando la piega labio-nasale. Quali strategie utilizzeresti al posto mio? Allora, non so quanti... Me l'hai scritto quanti anni hai? 30 anni, ok, Manuel. Ti direi, essendo comunque... Allora, ti direi la prima cosa, il dermatologo. Investi quei 50 euro, vai da un dermatologo che secondo me ha sempre l'opzione migliore. Io ho notato che tutte le cose che ho fatto nella mia vita a livello di pelle, andando dal dermatologo avrei risolto molto prima e spendendo meno. Quindi primo consiglio. Secondo consiglio a livello pratico, prodotti validi, quindi cerca di avere una skincare valida, cerca di mettere l'SPF, quindi la protezione solare, ogni singolo giorno anche se stai in casa la mattina, e cerca di utilizzare una skincare corretta. Quindi questa è l'unica cosa che ti posso dire. Per la skincare corretta ho fatto tanti video, ma in caso ne faccio altro, comunque ti basta semplicemente detersione, SPF alla mattina e poi o una crema idratante o alla sera un siero. Quindi la base va già benissimo. Marco, ti piace guardare film? Se preferisci leggere libri o guardare film? Mi piacciono entrambi e faccio entrambi. Durante il weekend guardo film, durante la settimana leggo libri, alla sera prima di dormire come wind down routine. Il mio libro preferito è 100 anni di solitudine, bellissimo, dovete leggerlo. Il mio film preferito, ti direi, varia, adesso ne sto guardando tantissimi, forse tipo un po' così Interstellar, ti direi come tutt'uno, perché mi piacciono un po' quelli sci-fi, scientifici, ma anche misteriosi. E poi molto consapevole, molto bello, fatto benissimo. Ciao Marco, ciao Hiro! TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, non ti sto più dietro, mi tocca comprare altri dispositivi. No, vabbè, ma Twitch, ragazzi, è la stessa live che posto qui, quindi non ha senso. Cioè, se siete qua a guardarmi su YouTube, Twitch è una cosa extra che faccio. Non è una live diversa. In questo momento è streamato, sto usando OBS, che quindi mi streama sia su YouTube che su Twitch. È tanto per provare a raggiungere una nuova audience su un altro canale. Non me ne sono andato, comunque sei un gran bel manzo. Grazie mille, mi fa, mi fa molto piacere. Questo era il commento di Twitch. Marco, scusami, sono rimasto indietro. Hiro Kawasaki, ti siamo interessato allo Zen? Zen è una parola
che deriva dal sanscrito, una parola antica che è dhyan. Dhyan in sanscrito, dhyana, sarebbe una delle forme di meditazioni, quindi un tipo di meditazione. Ricordatevi che tutta la spiritualità arriva comunque dall'India, un po' la culla è sempre stata l'India. Quindi nel momento in cui io dico yoga, quando dico faccio yoga, in realtà intendo il percorso interiore copre un po' tutte queste cose. Dhyana, Zen, è un tipo di tecnica per entrare in stato meditativo. Molto valida e il tipo di meditazione che faccio io, il tipo di yoga che faccio io si chiama Kriya Yoga. È un tipo di yoga un po' diverso, però è sempre, sono due cose, non c'è una via migliore o giusta, sono tutte vie che portano alla consapevolezza. Marco, io ogni tanto la sera prima di andare a letto metto un po' di crema d'olio sul viso, lo approvi? E pensi sia meglio la sera o la mattina? Non consiglio l'olio sulla pelle perché ostruisce tanto i pori e unge, quindi crea grasso, a meno che tu non abbia la pelle molto secca. Però se con te funziona, io sono pro a tutte le cose che funzionano. Sara, mi è piaciuto molto il video in cui parli anche dei capelli lunghi sugli uomini e corti sulle donne. È vero, la questione dei capelli piace molto sul mio canale, non so perché. Manuel, il mio status da febbraio. Ecco. Marco, mi ha... Oddio, cosa è successo? Eccomi. Marco, ci avrei scommesso che era Interstellar, ti riconosco troppo bene ormai. Interstellar mi piace molto, però vediamo se ti dico altri film che mi sono piaciuti. Ho visto recentemente Lei, Her, un video sull'intelligenza artificiale fatto nel 2013, bellissimo. Mi piace molto Odissea nello spazio, film vecchissimo ma bellissimo. Mi piace molto... Cos'è che mi piace? Mi vengono in mente solo questi. In un'altra cosa, io ho problemi posturali, nerd neck, bacino disallineato, l'Ashtanga Yoga può aiutare. Tutto l'Hatha Yoga aiuta molto, soprattutto perché rafforza quei piccoli muscoletti che non usiamo di solito, posturali, e rafforza anche la spina dorsale, quindi cioè, i muscoli attorno alla spina dorsale, alla colonna vertebrale, quindi aiuta sempre. Però ti dico, ci sono esercizi posturali che puoi fare e ho fatto un video sulla postura che uscirà, mi sa, tra 2 settimane, proprio sul canale, su questo canale qua. Quindi uscirà un video praticamente dedicato a te, quindi ottimo. Piccolo consiglio che ti posso dare adesso, cerca di migliorare soprattutto la postura quando fai cose, quindi quando cammini cerca di immaginarti un filo che ti tira dall'alto e quindi apriti. E quando sei seduto metti la sedia vicino al tavolo in modo tale che devi stare più dritto. Se ogni tanto stai male, ti fa male la schiena, alzati e cammina e fatti un giro. Odissea nello spazio, l'ho vista da bambino, mi sono addormentato troppo lungo. È vero, da bambino non è sicuramente un bel film, ma adesso, almeno se vi piace l'estetica, se vi piace la cinematografia, la fotografia, eccetera, quello è un film pazzesco. Voglio fare un test con voi, dato che ho risposto a tutte le domande. Guardate, se io faccio così, si vede il mio canale, cioè si vede YouTube, giusto? Quindi posso fare, se vogliamo, le reaction insieme a cose. È una novità che posso mettere nelle prossime live, se vi fa piacere. Sono riuscito a inserire questa cosa e quindi in teoria, adesso proviamo a mettere tipo un video a caso, non so, tipo boh, questo, Giulio Brotini. Vediamo se si vede bene, perché adesso vedo anche... Sì, si vede benissimo, perfetto. Perfetto, perfetto. Benissimo. Lui fa troppo ridere Giulio Brotini, io lo seguo perché sono appassionato di tecnologia in realtà, magari è una cosa che non tutti sanno. Mi piace tanto il mondo Apple, il mondo tecnologico e quindi lui parla molto di tipo novità Apple, eccetera, fa troppo ridere. Io sto passando da ginnastica correttiva ad Hatha Yoga. Hatha Yoga lavora su tante dimensioni, quindi non solo il corpo, quindi ottimo. Matteo, che figo così? Ottimo, sono contento mi piace. Marco, una domanda da 100 milioni, vai. Qual è il senso della vita secondo te? E se non ci fosse un senso?
spesso ci si chiede, mi chiedevo che senso ha la vita quando stavo tanto male. Adesso, da quando ho iniziato a essere più consapevole, quindi poter scegliere un po' la mia esperienza interiore, è una domanda che non mi faccio più. Forse è una di quelle domande che ci si pone quando si è tanto nella propria testa. Se esci dalla testa, se esci dalla tua creazione che ti sei autocreato e stai attorno e ti guardi attorno, ti accorgi che veramente non deve esserci un senso e probabilmente non c'è nessun senso, anche se fa paura questa cosa, ma il senso glielo diamo un po' noi. Questa potrebbe essere una risposta veloce. Che figo così, bene. Avevi chiesto suggerimenti per i video, se per esempio tu leggessi pezzi di libri che ti piacciono commentandoli, bello, bello. Si può fare, Sara. Grazie per il consiglio. Sai cos'è? Che a me piacerebbe parlare anche di questi argomenti. A me piace tanto fare le live, interagire con voi. Il problema è che le live, a parte che vabbè, siamo in pochi, ma questo va bene così. Ma poi quando le carico non so come usarle le live per creare dei contenuti così. Cioè non so come usare le live per creare poi dei video. Perché poi la live è così tutta lunga, non so se c'è qualcuno che se le guarda, capito? Comunque in Giappone mi chiede... Marti, stupende live così, ottimo. Comunque in Giappone sarei andato in una bella palestra di K1, Kickbox, ho fatto Muay Thai per 2 anni, ora in pausa spero di riprendere più presto. Tanta roba. Anche a me manca un po' le arti marziali, spero di riprenderle. Sì, video reaction approvati, ottimo. Se volete ne proviamo uno adesso. Marco, mi hai approcciato proiezione astrale, anzi facciamo la prossima live, dai, perché tra un po' iniziamo ad andare verso il letto. Però la prossima volta, se volete, martedì prossimo possiamo fare una live reaction, quindi una live in cui reagiamo a qualcosa. Marco, la mia routine attuale da maggio: dieta antiossidante mediterranea, sport giornaliero, dormita 8 ore, niente alcolici o fumo. Perfetto. Skincare prodotti: La Roche-Posay, mattina detergente siero niacinamide, crema idratante, sera detergente retinolo e crema idratante. Buon punto di partenza. Allora, dieta antiossidante mediterranea va benissimo per la longevità, perfetto. Sport giornaliero, ottimo. Dormito 8 ore. Non è per forza 8 ore, però se fai una bella wind down routine e dormi bene, ottimo. Ti consiglio magari un Apple Watch o qualcosa per misurare quanto stai dormendo bene. Niente fumo alcolici, benissimo. Prodotti La Roche-Posay vanno bene. Alla mattina detergente, siero niacinamide e crema idratante. Ti manca l'SPF, ricordati di metterti sempre la crema protettiva per il sole, anche se stai al chiuso, perché quello è la causa principale di tutti i danni della pelle. Alla sera detergente, retinolo e crema idratante. Va benissimo, aggiungi solo alla mattina la crema solare e sei perfetto. Luca, sono il ragazzo dell'ultima live che disse di aver accettato il corso in agenzia e riuscì a sentire la risposta soltanto in seguito. Comunque, da quanto ne so, è abbastanza rinomata a Milano. E va bene, riesci a ridirmi il nome dell'agenzia? Così la mettiamo ai 4:20? Io penso che dal momento che siamo qui, anche se non c'è un senso vero e proprio, io penso che dal momento che siamo qui, anche se non c'è un senso vero e proprio, non importa. Forse ho letto male la cosa, ma forse ho capito quello che vuoi dire. Sì, non importa, ok. Sì. Matteo, secondo me la reaction live assieme sarebbe davvero una figata, una cosa nuova. Sì, lo farò martedì prossimo, allora reagiamo a dei video insieme e poi mi dite voi anche magari a che tipo di video volete vedere. Video magari di attualità, video di altri youtuber, commentare magari cose che succedono ad altri youtuber, video... possiamo fare quello che volete. Marco, se tu dovessi scegliere tra calistenico, anche avanzato con i pesi, e yoga, quale scegli e quale ha una comunità migliore? Allora, io quando parlo di yoga parlo soprattutto dell'ambito interiore, quindi yoga io intendo crescita interiore, spiritualità, più che ambito di hatha yoga, quindi esercizio fisico. Sono due cose molto diverse. Uno lo fai secondo me non per fitness, l'altro lo fai per fitness. A livello di fitness ti direi il calistenico. A livello di crescita interiore o comunque se decidi di fare una cosa sola e devi coprire tutto, forse ti direi yoga comprendendo anche l'hatha yoga. Ovviamente ho scaricato Twitch per seguirti anche qui, Matteo. Matteo
Matteo, ma tu sei il numero uno. Il numero uno. Mi ha scritto Matteo su Twitch. Ah, Matteo, che mi vedi su Twitch, se mi hai visto, funziona bene la live lì? Si vede bene? Cioè, è tutto a posto? Per esempio, scegli un libro che secondo te ha qualcosa di interessante da dire, ne leggi alcuni stralci e li commenti. Per me sarebbe bello. Va bene, si può fare anche perché ho un sacco di libri interessanti e si può fare molto, molto, molto volentieri. Bellissima, bellissima idea, Sara. Bellissima idea, me la segno, me la segno. Promemoria, leggere stralci di libri insieme, live. Marco, come mai ti vesti sempre total black? L'avevi spiegato, ma me lo sono scordato. In realtà non c'è un vero motivo principale, sono più motivi. Uno perché mi piace, due perché la vedo come ottima base flessibile per qualsiasi situazione, nel senso che puoi vestirti tutto nero e fare bella figura sia elegante che casual, che in palestra, che dove ti pare. 3. Non ho da associare o abbinare colori, quindi è una scelta in meno da fare durante il giorno. E 4. Mi piace come mi sta. La vedo, mi piace il minimal in quelle cose, però ogni tanto mi piace anche provare a vestirmi in modo un po' più azzardato. E alla fine decidi di che argomenti trattare sul tuo canale. Alla fine ho deciso di seguire il Matteo, sì, il Matteo, il consiglio che ho dato prima, che è quello di, a un ragazzo, seguire i miei interessi qui e ora. Quindi qui e ora, oggi, di cosa voglia di parlare in questo momento, però cercando di connetterlo comunque a quello prima e farlo, perché secondo me mi sono accorto che non è tanto l'argomento il problema, ma è più creare una community, creare una coerenza tra un video e l'altro. Quindi cercherò di fare quello. L'argomento me lo dite voi, quindi sono molto contento di questa cosa. Crema solare lo utilizzo con SPF 50 e sempre a Roche-Posay oppure a Venè. A Ven, l'applico 15 minuti prima di uscire, viso e zone nude. Quando l'indice UV raggiunge il 3. Ma sei incredibile, Manuel. E allora ti consiglio semplicemente di andare dal dermatologo per quello che dicevi prima, perché stai già facendo tutto bene. Sai che onestamente si vede meglio su Twitch, lì non ti blocchi mai. Qui ogni tanto. Ah sì? Mi dispiace, non so perché qua si blocca, cavoli. Magari cerco di capire per la prossima volta, forse è internet. Comunque da settimana prossima mi arriva la fibra, quindi dovrebbe migliorare quello. Il nome è Idols, ma credo sia conosciuta. Ok, allora me lo segno, Luca Luca. Esatto, corso per sfilata. Comunque anche reaction in live sarebbe bello. Potremmo scambiarci opinioni, volentieri, Sara. Va bene ragazzi, io inizio pian piano a salutarvi, rispondo alle ultime e poi ci aggiorniamo. Magari farò più live, se vi fa piacere, durante la settimana. Magari invece di una possiamo provare a iniziare a farne due. Però non capisco perché devo applicarlo se sei a casa, dato che applicando le creme una volta sola se sei a casa si degrada dopo 2 ore. Puoi applicarla magari una volta la mattina e basta, senza esagerare, perché comunque contando, cioè se c'è luce vuol dire che comunque c'è sole. Se c'è luce nella stanza, a meno che non sia luce artificiale, comunque entra sole. Anch'io sto cercando di diventare un modello sfilata, però non sono applicato. Ancora in nessuna agenzia. Tu quanti anni hai? Io ne ho 28 e non lo faccio più al momento. Sono in qualche agenzia del passato che ogni tanto mi dà qualcosa, ma non è il mio lavoro principale. Ti consiglio, sì, le agenzie sono quelle che ti aiutano. Ma forse stai parlando con Luca Luca. Sì, esatto. Marco, ma te che orologio hai che ti informa sul sonno? Io uso l'Apple Watch. Uso l'Apple Watch. Yes. Non è il migliore, però 2 live a settimana, io voto per una ogni sera, Matteo, ma tu sei. Mi informavano che è tornata Maya, il gatto che stava male è tornato, sono contento.
Marco, anche secondo me è un ottimo proposito, potresti fare una cosa come 5 live a settimana, ma 5 inizia a essere un po' impegnativo, però, però si può iniziare magari con 2, dai. Tra l'altro io la faccio di solito, prima io la faccio il martedì, semplicemente perché? Perché il martedì vado in palestra, faccio la doccia e dopo, dato con i capelli puliti, faccio i video per YouTube, TikTok, Instagram. E poi quindi faccio la live, ne approfitto perché ho tutto già qui fuori, faccio la live. Ed è per quello che la faccio il martedì. E la faccio sempre anche su TikTok, Matteo lo sa benissimo, faccio le live su TikTok e poi la faccio su YouTube. E però si può fare, magari qui su YouTube possiamo farne di più. Devo trovare un modo per sfruttare, perché la live è bella mentre la fai, però devo capire come sfruttare il fatto magari di renderla utile anche quando finisco la live, forse facendo delle live più con un argomento specifico. Mi si sta spegnendo la videocamera. Marco, ma avere i tuoi stupendi riccioloni, come devo fare? Sono stupendi. Grazie Emanuele. Ho fatto un sacco di video sulle routine della doccia, quindi basta che guardi uno di quei video e la routine è sempre quella. Comunque la cosa, ti do il consiglio, un consiglio unico è quello di usare i prodotti dopo la doccia, quelli styling. Quando la faresti a parte martedì? Devo pensarci, forse il venerdì o il giovedì. Così mi tolgo tutti gli impegni extra e ti vengo a trovare, ma sei troppo... Ragazzi, ma se facessimo anche qualcosa offline un giorno? Magari una meditazione? Stavo pensando di provare a organizzare tipo un gruppo, anche tipo fossimo in 10, e fare tipo una cosa così. Andare tipo in un luogo e fare qualcosa insieme. Senza impegno, senza niente, è solo così, per compagnia. Vediamo. Ma guarda che noi ti vogliamo anche se non hai i capelli puliti, anche se conoscenti questo non succederà mai. Ma sì, insomma, almeno ci tengo a essere un po' più presentabile, dai. Perché poi il mercoledì li edito, il giovedì li carico e metto le thumbnail e tutto, quindi ogni giorno ho un po' qualcosa da fare, ecco. Comunque, anche se durano poco, queste live sono interessanti e sono sfogo di magari alcune nostre domande. Grazie Luca, questa cosa per me è importantissima. È anche rilassante sentirti, soprattutto la sera. Mi fa piacere esservi anche tipo di compagnia, magari così di sottofondo, non so magari cosa state facendo mentre mi ascoltate, ma è una cosa che mi fa molto piacere. Aspetta che aumento un po' l'audio perché mi sa che è un po' basso. Magari anche delle tier list. Bello le tier list. Mi piace anche l'idea delle tier list. Si può fare sì. Allora la prossima volta facciamo una reaction. La prossima live facciamo una reaction. L'altra live dopo facciamo, o come dice Marti, i libri. Quindi guardiamo i libri. Anzi, la prossima live si può fare entrambe le cose se vogliamo. Possiamo fare una tier list di libri e poi magari prendere quei libri migliori e tipo commentare delle frasi che ci sono dentro. Mamma mia. Spesso me ne riguardo in live. No, ma davvero. Vedi, quando ti senti tipo così, che la gente ti ascolta davvero e tipo... Ciao Marco, ciao Game Trick, scusami, non avevo letto la chat di Twitch perché sono ancora nuovo, però come stai? Tutto a posto? È veramente bello quando ti senti così. Marti, sta roba offline, ma come ti raggiungo lassù? Ma vediamo, è ancora tutto da vedere, è solo una cosa messa giù così. Una cosa che apprezzo molto di te è che non c'è una domanda a cui non rispondi, a meno che non sia proprio una domanda del cavolo. Ma in realtà non ci sono domande del cavolo, uno. Se è una domanda non... Cioè, se è una vera domanda, rispondo. Marti, anche io le riguardo, anche perché fortunatamente non siamo in troppissimi, quindi riesco a stare dietro a tutte le domande. Se fossero centinaia di domande, ovviamente farei un po' fatica. Marti, anche io le riguardo. No, vabbè. Ica, oppure tier list delle pratiche come lo yoga, nuoto, in base alle tue esperienze. Vero, 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 bellissimo. Mi piace tantissimo la tier list. Lo farò sicuramente. Questa è una bellissima idea. Però anche quella del libro mi è piaciuta tanto. Ti ascolto, siamo coetanei tra l'altro. Grande Sara. Va bene ragazzi, siamo a 44 minuti, quindi direi concluderla a 45. L'altra volta eravamo un po' meno, questa volta un po' di più, prossima volta magari un po' di più e magari facciamo anche più live, quindi vedo che vi piacciono e io sono super contento di farle, quindi super volentieri. Grazie mille a tutti, grazie ancora a Matteo per le donazioni, sei incredibile, grazie a tutti per le donazioni
E per qualsiasi cosa, se volete, io rimango sempre disponibile, potete scrivermi anche in privato su Instagram, rispondo a tutti e basta. Quindi grazie mille ragazzi. Marco, cosa speri di trovare quando ti frughi nelle tasche? Spero di non trovare niente, perché se trovo qualcosa che non ci ho messo è un problema. Mica ci si vede. Ciao Marco, grazie mille anche per questa live. Sì, più live. Ciao. Ciao Marti, ciao Iro, ciao Matteo, ciao Ica, ciao Bia, ciao Sara, ciao a tutti. Ciao a Game Trick su Twitch, ciao anche su Twitch, ciao a tutti ragazzi. Aspetto di vedere la postura, perfetto. Probabilmente tra un paio di settimane uscirà, forse una settimana. Se poi comunicalo qui su YouTube, se fai altre live per favore Marco, va bene, lo dirò sia nei video che utilizzerò, ho smesso di postare, prima usavo la community tab per postare foto che usavo di Instagram, adesso decido di non farlo più perché mi sembra una cavolata. Adesso lo userò per scrivere delle comunicazioni, che penso sia il motivo per cui è stata fatta. E quindi fare meno cose ma fatte meglio e penso sia giusto. Quindi in caso lo vedrete anche scritto lì. Buonanotte ragazzi, buonanotte Marco, ti amo un mondo di bene. Grazie ragazzi, ciao Sara, ciao a tutti ragazzi. Buonanotte, buonanotte a tutti.